Ti presento un breve diario di viaggio di un venerdì qualsiasi, quando la decisione su quale posto visitare è caduta quasi per caso su un luogo piuttosto insolito, dove il tempo sembra essersi fermato alla fine dell'Ottocento. Visiterai con me la Grotta Mangiapane, nella contrada Scurati di Custonaci. La Grotta Mangiapane si trova nel Trapanese, alle pendici del Monte Cofano e della sua riserva naturale orientata. Dista circa 95 km da Palermo, il mio punto di partenza. Dall'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo esco a Castellammare del Golfo, dirigendomi verso Balata di Baita, Sperone e Custonaci. Ma passando da uno dei più famosi belvedere della Sicilia, sono tentato di fare una piccola fermata. Mi fermo o non mi fermo? Certo che mi fermo. Non capita mica tutti i giorni di passare da Castellammare del Golfo. Non male, eh? Ok, pausa fatta. Riprendo la mia strada e una volta giunto a Custonaci seguo le indicazioni che portano alla contrada Scurati, dove si apre la cavità della Grotta Mangiapane. La grande apertura si trova su uno strapiombo calcareo. È piuttosto alta e larga quanto basta per accogliere due file di case contadine, con una strada principale che le divide. Tutto intorno, all'esterno, altre case trovano il proprio posto l'una accanto all'altra, formando una sorta di reticolato urbano domestico. La vita sociale del piccolo abitato rurale si sviluppava grazie a uno stretto legame solidale tra i singoli componenti dell'unica famiglia estesa di contadini e pescatori che la abitava, quella dei Mangiapane, ossia quella che diede proprio il nome alla grotta. La grotta è stata abitata sin dal Paleolitico superiore, ma è alla fine dell'Ottocento che la famiglia Mangiapane decise di stabilirvisi, per rimanervi fino alla metà del Novecento. Oggi delle botteghe artigiane si susseguono l'una dopo l'altra. Si tratta però di fedeli riadattamenti scenici, usati soprattutto durante le festività natalizie per la rappresentazione del famoso presepe vivente e in estate per il Museo Vivente dei Mestieri. Durante il resto dell'anno, tutto il sito funge da museo etnoantropologico all'aperto. Entro dunque nella cavità, attraverso la stradina che porta al punto più interno della grotta, superando altre casupole alla mia destra e alla mia sinistra. Il cuore di quel luogo è l'ambiente che un tempo ospitava la cappella e che oggi accoglie la scena della Natività durante i giorni del presepe vivente. Ed è proprio in fondo a questo luogo che si trovano dei graffiti risalenti al Paleolitico superiore. Terminato l'itinerario, mi appresto a tornare in auto, dopo circa un'ora e mezza di visita. Avevo già conosciuto questo luogo più di 10 anni fa, durante il periodo annuale del presepe vivente. In quel momento alcuni dei mestieri venivano rappresentati dal vivo, con la realizzazione del pane, il lavoro al telaio e altri tipi di attività che discendono dai saperi ancora vivi fino al secolo scorso. Invece, vuoi sapere cosa mi ha lasciato la visita di oggi? Senza dubbio la sensazione di trovarmi nei panni di un osservatore di una realtà oggi sì molto ben rappresentata, eppure sicuramente molto diversa da una quotidianità ormai perduta, in cui la vita doveva essere fatta di poco romanticismo e molto più di sudore, di terra, di mare, come di relazioni non sempre idilliache. Del resto, l'uomo è fatto così. Ama immaginare un passato spesso più bello del presente, come un lontano luogo ideale a cui tornare in cui pensa di riconoscersi.
Non pensa molto spesso che proprio quella storia che oggi osserva dal di fuori con un po' di malinconia è solo il fondamento di ciò che è oggi, come uomo iscritto in una società.